Gli orologi erano tutti mancanti di qualche cosa e non funzionanti. Ho costruito i pezzi. Questo deve essere preciso nella lunghezza, nelle dimensioni qua. E quindi mi sono divertito a farlo. Ho trovato lo scappamento attraverso i vari pezzetti, piano piano, zacche. Adesso non tocca. Mi piaceva di fare una squadra grande. Mi sono procurato la lamiera, il ferro, e questo qui l'ho fatto io. Ho scelto un legno, in Ascoli ce l'ho soltanto io, perché sono andato a prenderlo dovunque l'ho trovato, ma lo tagliavo così, rubandolo quasi, perché non esiste, ne sta poco, si chiama bosso. In questa parte del mondo è il legno più duro che esiste. Io ci ho fatto, questi sono di quello stesso legno che ho messo lì, quando si sono rotti li ho costruiti e li affilo anche perché io mi sono creato una ruota che affila gli utensili e anche i coltelli. A furia di lavorare si consumano, quindi non sono più taglienti. E allora con quella pialletta che c'ho là io li arruoto. C'è il motorino della lavatrice sotto. Questo è, sto mettendo una vite con il dado per rimettere quella piastra che ho levato. Questa piastra l'ho levata perché era storta, l'ho drizzata. Adesso per mettere questa vite qua devo mettere il dado sotto, e il dado, per tenerlo sotto bisogna che ci metto un po' di grasso, perché me lo tiene fermo nel dito, se no, ecco, vedi, adesso questo qui lo metto qua e forse riesco a metterlo dentro il buchetto che c'è qua giù in fondo. Dopodiché
quanto sta, non lo so. Porca puttana. I mortacci due. Io sono partito nel senso che mi intrufolavo nelle botteghe magari dall'esterno per vedere, mi piaceva. Più che altro, sotto casa mia dove abitavo, c'era non so come si chiama, un carratore penso, che faceva i carri agricoli. Io dall'esterno vedevo quello che faceva e mi sembrava delle cose eccezionali, belle. C'aveva il tornio con il quale preparava i mozzi delle ruote e vedevo questi mozzi che mano a mano che lui torniva prendevano una certa forma che era molto bella a vedersi. Quindi facendo di renderlo perpendicolare e domani mattina devo vedere se è andato avanti o indietro o sta bene di salute. Questo è un orologio del 700. Quando l'ho preso io che ci mancava tutto, ci mancava una gran parte di questo orologio, l'ho ricostruito e sono riuscito a farlo camminare. Dopo nell'800 questa struttura esterna, diciamo così, che è tutta fatta di legno, veniva fatta di metallo, di bronzo, di ottone. Gli ingranaggi sono fissati su questo telaio che è ottone. Era più facile costruirlo perché si costruiva in serie dopo aver calcolato. Questo invece veniva costruito pezzo pezzo da un artigiano, le dimensioni, le misure le trovava così empiricamente per esperienze, non certo per studio, e venivano costruiti anche per come suonavano questi, perché hanno il suono anche, le mezz'ore e le ore, per conventi, nei conventi si trovavano questi orologi così. Vedi come c'è un bel movimento? Se non avessi questo impegno passerei da una poltrona all'altra in casa senza fare niente. Invece ecco, questo qui c'è un difetto, ho capito, c'è un difetto brutto, una parola. Una parola. È una parola. Io quando programmavo ho cominciato in un linguaggio che non era un linguaggio di quelli che sono venuti fuori dopo come il Basic e posso dire COBOL, ce ne sono altri, no?
La macchina c'era un posto dove si inseriva come quello che sta adesso sulle bancomatte là dentro, ecco, una schedina come quella era. E la macchina cominciava a scrivere, perché lavorava sulla macchina da scrivere questo meccanismo. Così cominciò la programmazione su queste macchine qua. E così io mi infervorai in questo campo. Cominciamo a programmare. Io segretario in una scuola con un'altra donna segretaria nell'altra scuola del liceo, a costruire un programma per l'emissione di titoli di pagamento, per i mandati. E questo programma era il linguaggio BASIC, e quindi era un linguaggio più evoluto con come si chiama, lo schermo, c'era tutto lì. Quello che passavo io in quell'epoca sopra il computer, tu non hai idea, perché oltre al lavoro che facevo, studiavo anche i programmi. Quando cominciai a studiare il BASIC, per esempio, qualche volta facevo anche le 2, le 3 dopo mezzanotte. Mia moglie era andata già a dormire perché aveva fatto la maglia, per dirti il tempo che passavo dentro lì, è infinito. Gli scritti di questi programmi a pezzetti stanno ancora lì sopra, lì saranno tutti voti quelli, perché li ho utilizzati come cartaccia. Ogni legno ha una sua caratteristica. Il noce è diventato così importante perché è anche bello come sfumature, come colore, ma perché ha delle qualità che lo rendono sia duro in fatto di flessione, sia duro in fatto di coesione delle fibre. Quindi ci sono dei legni che sono particolarmente resistenti alla flessione, e il più resistente di tutti che conosco io è i fiori bianchi, come si chiama, lungo le strade se ne sta dando, l'acacia. L'acacia, vedi, io ti costruisco dei chiodi come se fossero per unire 2 pezzi di legno. Questo non lo rompi. Se tu provi a piegarlo, proprio non gliela fai, è di una durezza eccezionale, perché le fibre sono fortissime, le fibre. Questo però invece non è, le fibre che c'ha questo legno qua non sono unite, non si uniscono facilmente, non si saldano tra loro, per cui se tu un pezzo di legno così gli dai un colpettino con un attrezzo, diciamo così, se spacca prima ancora che gli arriva l'attrezzo, perché questo se gli dai una botta qua, si spacca fino qua giù. I pomeriggi parte li dedicavo alle bocce e parte al legno. Le cose che ho fatto nella vita io, qualunque cosa ho fatto, l'ho fatte seriamente, l'ho fatte partendo dal cervello, ho fatto funzionare il cervello. Quindi alle bocce gli ho dato tanto peso, quindi ho occupato molto del mio tempo del pomeriggio per le bocce, perché dovevo crescere fin quando sono riuscito a diventare campione italiano diverse volte. Io fisicamente non avevo delle prestanze atletiche sufficienti per giocare bene, perché anche le bocce è un gioco, ma come il pallone è pure un gioco, però se si fa col cervello, tipo Rivera per fare un nome, hanno dimostrato che il cervello aiuta tutti gli altri organi a funzionare come uno vuole, e quindi studiando bene le cose, io vidi questi giocatori piemontesi che facevano una corsa prima di lanciare la boccia, mentre io o tutti gli altri ascolani qua, tutti gli altri marchigiani, da fermi così si lanciava a volo, questi partivano da laggiù
correvano come matti, arrivavano a un certo punto, poi lanciavano questo affare qua, che capì che si sommano le due velocità, quella del braccio e quella del corpo, e quindi la boccia non parte più a 50 all'ora, ma parte a 70. Allora questo partire ti consente o di avere una boccia più pesante o di mandarla più facilmente lontano. Quando io in Ascoli cominciai nei ricambi perché picchiavo, facevo le prove senza gareggiare, da me così. Ridevano tutti. Poi alla fine quando ho cominciato a diventare un campione, perché sono stato un campione di bocce, mezza città aveva capito la cosa e si era adeguati alla mia scelta. Questo non si può toccare. Questo qui è stato costruito da me. Questo il legno che viene filettato, diciamo così, entra qua dentro, c'è un utensile, la vedi, e lo taglia. Guarda questo, sentilo girare, sembra una vite d'acciaio. Guarda come gira questo. Non si vendevano mai questi qua, per stringere il legno, per incollare. Io me lo sono costruito questo, ce n'avevo 2 o 3 di questi. Sono costruito e poi ci mettevo il legno dentro qua e stringevo. Questo è durivo. Questa qua è di noce. Vedi che filettatura. Non sento il peso del lavoro perché io faccio quello che in quel momento desidero fare, che mi entra nella mente. Qualunque cosa essa sia, non c'è importanza. Per esempio non ho idea di come cominciare e come andare avanti, però il cervello mi lavora, la notte lavora lui, io dormo e la mattina mi dice si può fare così. La vita scacchistica, per esempio. Quando iniziò la guerra, nel 1939-40, io avevo 13 anni e c'erano degli internati politici a Santa Vittoria e c'era un ragazzo di 20 anni, poco più, un bravissimo giocatore di scacchi. Con questo io perdevo e vincevo, insomma, combattevo. Vado sotto le armi, ero il migliore dei giocatori che stavano lì al corso degli ufficiali. Vado in caserma come tenente e mi mangiavo tutti, guarda. Non sono riuscito ad andare avanti perché è un gioco vecchio che è stato studiato da grandi menti e tu non puoi programmare una partita, diciamo così, soltanto con le tue forze. Bisogna che tu ti rivolgi anche a quel tipo di partita che è stata studiata e risolta in maniera positiva da altra gente. C'è in giro una biblioteca di scacchi, non entrerebbe in questa stanza, però questo mio studiare io l'ho fatto dai 30 anni ai 40 e non è l'età per poter studiare quella roba. Il cervello non è più pronto a recepire certe cose. Non ce l'ho. Io sono soddisfattissimo di sentire i tardi che stanno mangiando il legno là.
perché è il mio mondo questo. Io se sto qua dentro sto benissimo. A casa mia io ho un comodino della fine del Settecento, primi dell'Ottocento. Beh, il cassetto di questo comodino adesso entra e esce tranquillamente. E questo fino a settembre. Nell'inverno e nella primavera non lo posso usare. Se lo voglio usare bisogna che lo ritocco io, però dopo quando è estate balla perché capito, il legno è terribile in questo senso, si muove in continuazione. Tant'è che io quando ho cominciato a tornire per esempio il legno, seguivo uno di Torino che torniva il legno a San Benedetto. E gli chiesi un giorno, dico, ma però dico, questo legno sta sempre in movimento, dico, ma a che punto si ferma? Chiesi io. Mi dice, si ferma quando è morto. Quando si ferma non è più buono a niente.